Partendo da un uovo, esattamente come questo, con dei semplicissimi trucchi ciò che si potrà ottenere sono delle piantine che nasceranno, cresceranno e faranno dei frutti ottimi. Se vuoi scoprire tutti i trucchi per poter passare da questo a questo, allora io ti consiglio di seguire il video perché te li svelo tutti. La prima cosa che occorrerà fare sarà quindi quella di procurarsi dell'uva. Non è importante ai fini dell'esperimento né le dimensioni né il colore, quindi la varietà. La cosa importante invece è che sia matura, perché ricordatevi sempre che più maturo sarà un frutto e più possibilità ci sarà di trovare all'interno dei semi che siano pronti per generare nuove piantine. Quindi in questo caso io prenderò quella rossa. Basterà staccare un chicco come questo, aprirlo a metà e guardate un po', all'interno ci sono loro e saranno proprio loro che noi andremo ad utilizzare per ottenere poi le piantine nuove. Eccolo qua. E raccogliere tanti semi quante piantine vorrete ottenere. E se si ha fortuna, all'interno di un singolo chicco si potrebbero trovare addirittura 8 semi. Arrivati a questo punto, procurarsi un contenitore con delle uova. 6 saranno perfette e il contenitore, se ce la fate, fate in modo che sia di plastica, proprio come questo. Prendere le uova ed aprirle. Per questa operazione aiutarsi con un coltello che abbia la punta e fare in questa maniera. Dare dei piccoli colpetti nella parte superiore, così. La parte superiore è quella con la punta, per intenderci, quella più tondeggiante invece è la parte inferiore. Togliere. Quando ci sarà un'apertura di circa 2-3 cm di diametro, allora sarà perfetto per svuotarlo in questa maniera. E una volta aperto, l'uovo utilizzatelo quando più vi aggraderà. Invece con questo che è il guscio andremo a creare un vero e proprio vasetto. Così ancora non potrà essere utilizzato perché manca il foro, in modo che poi quando andremo a mettere la terra e la piantina all'interno, bagnando dalla parte superiore, l'acqua possa defluire dalla parte inferiore, evitando che si creino ristagni e quindi marciumi alle radici. E creare il foro è un'operazione davvero molto semplice. Prendere un panno in modo da poterci poggiare il fondo dell'uovo sopra, prendere di nuovo il coltello, mi raccomando deve avere la punta, e andare semplicemente in questa maniera a inserirlo all'interno e pressare, guardate, così, girare e il foro è stato fatto. Ripetere la stessa operazione per tutte le uova che avete a disposizione o comunque per tutti i vasetti che vorrete creare. Semina! E una volta puliti, questo è ciò che dovreste ottenere, o comunque un qualcosa di molto simile. Quindi non resterà altro che riempirli, se ce l'aveste con della torba di buona qualità o in alternativa del terriccio universale, purché soffice e drenante. E per riempirli basterà fare questo, quindi prendere ogni singolo uovo e piano piano andare ad inserire la terra all'interno. E riempite sino a che non sarà pieno fino praticamente all'orlo. Lasciate soltanto 2-3 mm in modo che poi quando si andrà a bagnare l'acqua non defluisca fuori ma rimanga all'interno del vasetto. Riempiti i vasetti ed ottenuti i semi, si potrà procedere con l'operazione di semina vera e propria, quindi per ogni vasetto basterà mettere un singolo seme. Casomai aiutandovi con una pinzetta delle sopracciglia, proprio come in questo caso, prendere ogni singolo vasetto ed andare ad inserirlo in questo modo. Fate in modo che il seme venga interrato per circa 1 centimetro di profondità, così. Dopodiché ricoprire. E ripetere la stessa operazione per tutti gli ovetti che avete a disposizione. Quindi, di nuovo, semino e andare ad inserire in questa maniera, semplicemente schiacciando. Dopodiché rinzaffare. Terminata la semina, prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto abbondantemente. Terminato di bagnare, chiudere il contenitore. In questo modo si creerà all'interno un vero e proprio microclima, con temperatura e umidità costante e farà un effetto serra, quindi aiuterà le piantine a crescere prima e meglio. Poi ovviamente quando spunteranno però questo dovrà essere tolto. Primi risultati. Trascorsi 3 mesi da quando abbiamo inserito i semini all'interno delle uova, questo è il risultato che si è ottenuto. Direi davvero incredibile, proprio perché tutti i semi che abbiamo messo nel terreno sono nati. Chi più chi meno adesso hanno generato una piantina assolutamente perfetta. Quindi, se la si va a guardare bene, questo è il risultato che si è ottenuto. Provo a mostrarvi meglio come appaia la piantina. Quindi, oltre ai 2 cotiledoni, che sono le prime 2 foglioline che sono spuntate, nel centro c'è una fogliolina
che è poi quella che diventerà la piantina vera e propria, con già le sembianze di quando la pianta sarà adulta. Guardate le frastagliature. Quindi, arrivati a questo punto, si potrà spostare lei tranquillamente in un vasetto con del terreno. Essenzialmente in due modi lo si potrà fare: o spaccare il guscio e lasciarlo, in modo che poi alla fine comunque lui faccia racconcime, oppure toglierlo e fare in modo che le radici si possano liberare e crescere davvero bene all'interno del vasetto nuovo. Ipotesi che la vostra scelta sia quella di mantenere l'uovo e non toglierlo, allora lo si potrà mettere direttamente all'interno di un vasetto, ne basterà uno di 10 cm riempito soltanto per metà, però così all'interno non potrà essere inserito, dovrà essere rotto in modo che le radici della piantina si possano poi espandere dall'interno dell'uovo all'interno del vasetto, e sarà sufficiente fare in questo modo. Prendetelo e guardate un po', dovrete romperlo in questa maniera. Una volta rotto lo si potrà andare ad inserire così, poggiandolo. Prendere dell'altra terra ed andare a riempire tutto intorno. E riempire in modo da coprire l'uovo. E continuare a riempire sino a che la piantina non sarà completamente rinzaffata. Così. Terminata l'operazione, non resta altro che bagnare il tutto molto abbondantemente. Alla fine dell'operazione questo è ciò che dovresti ottenere. Trascorse 2 settimane, riprendendo il tutto, questo è ciò che si è ottenuto. Le piantine sono cresciute tantissimo, oltre ai cotiledoni che anche loro si sono ingranditi rispetto a quando abbiamo inserito gli ovetti e le piantine all'interno dei vasetti. Anche le foglioline nel centro si sono sviluppate. Guardate un po' come siano cresciute le foglioline vere e proprie. Ed ecco qui la piantina man mano che cresce. Guardate la perfezione della natura. Incredibile. Quindi le prime 2 foglioline e poi le altre che si stanno sviluppando. Adesso sono davvero piccine, ma considerate che man mano che cresceranno le foglioline nuove diventeranno sempre più grandi rispetto a quelle precedenti, sino poi a raggiungere le dimensioni della pianta adulta, quindi circa 15 cm dall'inizio alla punta. Questa è una pianta che all'inizio cresce davvero molto lentamente, però sviluppato l'apparato radicale all'interno del terreno inizierà a crescere in maniera esponenziale, e qui vi mostro le varie fasi. A 7 mesi alta più o meno 15 cm, a 10 mesi circa 20 cm e raggiunto l'anno di vita 25 cm, esteticamente davvero molto bella. E quando la pianta diventerà adulta inizierà a produrre anche i primi fiori, che avranno già sin dall'inizio la forma del grappolo, però in miniatura. Ricordatevi però che non è certo che poi una piantina nata da seme produca effettivamente i frutti. Per esserne certi, trascorsi i 2 anni di vita, occorrerà praticare l'innesto alla pianta, e farlo è davvero molto semplice. Nel box informazioni metterò il link nel quale si spiega come si esegue l'innesto. Se volete andatelo a guardare, è davvero molto facile riuscire a farlo. E con questo il video si conclude. Spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale, e già che ci siete dategliela un'occhiata, perché sono quasi sicuro che adesso con i video che ho caricato, casomai qualcosa di carino all'interno del canale riuscirete a trovarlo. Detto questo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.